Il Polluce. Situato tra i giganti del Monte Rosa, il Polluce è una delle vie classiche più belle dei 4.000 metri italiani. Partiremo dal paese, senza impianti, risaliremo la valle, attraverseremo il grande ghiacciaio di Verra per giungere alla base del Polluce dove inizierà la salita più tecnica. In completa autonomia raggiungeremo la cima per primi, all'alba. Signori, buongiorno dalla Val d'Ayas. Siamo spinti in fondo, abbiamo, non so cosa ho appena mangiato, lasciato la macchina a Saint-Jacques e stiamo facendo quello che per ora è il sentiero più devastante della mia vita, perché sono 2500 metri di dislivello. Faremo 1800 il primo giorno, distruttivo, e poi gli ultimi 600, quanto fa il calcolo? Nel 700 nel secondo giorno. La valle è una cosa bellissima, dietro di noi c'è il bosco che è appena finito e davanti tutto il vallone delle cime bianche e nevate piene di ghiacciaio. La nostra cima è il Polluce o il Polluce, non mi ricordo, non so bene come si pronuncia, ed è, credo, quella centrale che si vede lì a sinistra. Vederla dal basso è veramente demoralizzante, ma è stupendo. Noi dobbiamo risalire tutto il vallone ed arrivare in cima. Bene signori, ci siamo fatti questa piccola pausa a bordo fiume per bere, per rinfrescarci, ci siamo fatti un bel tuffettino, cioè siamo bagnati i capelli, abbiamo ricaricato tutte le borracce e adesso riprendiamo il cammino. Ci manca ancora tantissimo, dobbiamo fare tutto questo, risalire tutta questa morena fino ad arrivare dove c'è la neve, per poi incrociare i rifugi e dormire da qualche parte nel mezzo. Andiamo! Siamo a quota 2700 e qualcosa, siamo quasi arrivati al primo rifugio, dove in realtà non è che ci fermiamo, quindi non siamo arrivati proprio da nessuna parte. Il panorama è una cosa stupenda, abbiamo dietro di me tutto il grande ghiacciaio di Verra del Monte Rosa, vedete che ci sono tutte le seraccate che cadono a picco, che formano le cascate, che poi formano i fiumi, che alimentano altri fiumi, eccetera eccetera. Ed è uno spettacolo incredibile. Non so se si riesce a vedere il secondo rifugio, quello dove ci appoggeremo nei dintorni, è su quello spuntone di roccia lì in alto e sta proprio arroccato sul cucuzzolo, mentre la nostra cima è quella esattamente dietro che si vede rispetto allo spuntone di roccia. Oggi sono decisamente fuori forma, sono veramente sfiancato, ci manca ancora non poco da salire, gran peccato. Prima tappa effettuata, 3060 metri, siamo a 1400 metri di dislivello compiuti. Dietro di me c'è il rifugio Torino, non so, Mezzalama. Adesso dobbiamo andare, ecco, sto già sbagliando strada, al rifugio Guide d'Ayas, che sta su quel cucuzzolo là sopra. Guardatelo là, bello arroccato. Sembrava più vicino.
Allora, siamo all'ultimo pezzo, adesso è iniziata un po' di neve che, vista l'ora del pomeriggio, sono le 6, è sfondatissima. Infatti io, che sono un bel sagnellone di 80 kg, me ne vado giù ad ogni passo. Quindi stiamo cercando adesso di trovare la strada, perché non è che si capisca benissimo. Oh, che bel laghetto! Adesso vi faccio vedere. Guardate là. Siamo arrivati ancora una volta nel punto che avevamo studiato dalle mappe per dormire. Il punto in questione è esattamente quello alle mie spalle, ovvero questo grande nevaio che sta qui. Siamo esattamente sotto il rifugio Guide da Yas, che si può vedere lì, c'è l'impalcatura con la balconata, e adesso ci apprestiamo ad attrezzare il nostro giaciglio per dormire. E come la nostra avventura sul pizzo scalino, adesso dobbiamo compattare la neve marcissima. Dopo una ventina di minuti al lavoro senza pala, solo con la forza dei nostri muscoli, abbiamo fatto una bella buca in mezzo alla neve, tra l'altro neve sfondosissima, dove ci piazzeremo agevolmente, probabilmente senza tarpe e senza nient'altro, solo un materassino e in plein air, sotto le stelle, bellissimo. Non c'è tira un filo di vento, per ora, e non si sta neanche tanto freddi. Siamo a quota 3400 metri. E considera che... Vabbè, magari... Benissimo signore, ora abbiamo cenato, ci siamo fatti i nostri classici sai che buon, e siccome tira un vento un po' così fastidioso, Riccardo ha montato un tarpino per ripararci un po'. Se vi state chiedendo perché ho questa pancia clamorosa è perché ho il sacco a pelo un po' umido, quindi me lo sono messo dentro sia per riscaldarlo sia per tentare un po' di asciugarlo. Sono le 8:30 e quindi andremo a dormire, perché anche stavolta la sveglia sarà molto molto presto. Eccoci qui signori, sotto questo umile tarpino siamo sulla neve. Come vedete il pavimento della nostra sistemazione per dormire è la neve, e davanti a noi abbiamo il più bello dei tramonti. Eccoci qui signori, buongiorno, sono le 2 e ci siamo svegliati alle 2, adesso sono le 2:30. Abbiamo rimpacchettato tutto, abbiamo rimesso tutto dentro gli zaini, è stata una notte, poteva andare meglio, non è stato malvagio, c'è stata tanta umidità, non abbiamo ben capito perché, infatti il sacco a pelo era tutto bagnato e io ho un gran mal di testa. Non riesco a capire se è la quota o altro, chi lo sa. Vabbè, andiamo, adesso ci incamminiamo subito verso il ghiacciaio. Siamo arrivati appena adesso al rifugio Guide da Yas, siamo solo messi fuori, siamo appoggiati, adesso abbiamo preso il nostro picozzino, ci siamo legati da ghiacciaio con il cortino ultralight di Riccardo, finalmente possiamo proseguire. Ci sono già diverse cordate che stanno salendo, quindi dobbiamo cercare di fare in fretta perché vorremmo essere i primi sulla cima, sia a salire che a scendere, perché poi si imbottiglia tutto. Stiamo camminando sul ghiacciaio. Non è pendente, non è difficile, però secondo me la quota si inizia a far sentire. Quindi ci siamo distanziati, una distanza da cordata da 2, quindi 10 metri, e adesso stiamo proseguendo. Stiamo attaccando il canalino nevoso del Polluce, che è questo percorso qui sopra, quindi adesso ci siamo un attimo riavvicinati, un attimo sono in posizione precaria, dietro di noi si inizia a intravedere qualche luce ed è uno spettacolo come al solito incredibile. Bene, abbiamo salito questo canalino, come vedete ci sono tante cordate che salgono, lì ce ne sono alcune, qui ce ne sono altre, e adesso continuiamo verso la fine del crestino. Belle ste riprese.
Spettacolare. Allora, bene, abbiamo superato il tratto attrezzato, c'è l'alba con il sole che è sorto da un po', bellissimo, uno spettacolo stupendo, siamo circondati dai 4000 metri e qui c'è una statua alla Madonna. Siamo sulla cresta del Polluce, scoperto finalmente come si pronuncia. Siamo gli unici per ora, non sta scendendo nessuno e ci sono solo 2 ragazzi dietro di noi che sono alle prese con il tratto attrezzato. Siamo distrutti, io sono distrutto, ma finalmente c'è il sole che ci batte la faccia. Guardate che bello, come ci scalda, mamma mia. Ah! Questi 4100. Signori, come poteva la nostra giornata non finire con un bagno in un lago alpino che fa un freddo bastardo? Aspetta, Riccardo. 1, 2. Il tempo di sopravvivenza in quest'acqua è piuttosto limitato, ma voi non potete capire che roba rigenerante è dopo che praticamente, porca puttana, sono quasi 9 ore non stop di attività che stiamo facendo. Siamo scesi da 4100 metri a 2300 a cannone, quasi di corsa, e adesso ce la godiamo, ci mancano 700 metri prima della macchina. Stupendo.